Buongiorno, spero che mi state bene tutti. Io effettivamente sì, sto molto bene. Sono fiduciosa per queste belle giornate e per che tutto si gira in direzione di libertà assoluta da questa quarantena. Come vi ho detto e promesso, oggi voglio parlarvi del recupero dell'anima. È una tecnica meravigliosa. Allora, prima di cominciare, vorrei leggervi un pezzettino che per me dice proprio tutto, di conseguenza non devo, come dire, pescare dalla mia mente. Voglio leggervi questo pezzettino e dopo vi dico anche la mia esperienza personale, ok? Allora, il recupero dell'anima è una tecnica sciamanica utilizzata fin dall'antichità per ristabilire equilibrio e l'armonia all'interno di se stessi e del mondo circostante. L'esperienza consente di far emergere il potere della propria anima e riscoprire la bellezza e la prefazione con la quale stessa è venuta al mondo. È unica pratica di grande aiuto e supporto quando si vivono momenti di forte tensione causati da traumi o sofferenze vissute nella vita. Il recupero dell'anima permette di comprendere l'origine della propria sofferenza, trasformandola il dolore in una nuova forza ed energia, avviando un processo di integrazione e rinascita nella leggerezza e nella gioia. Ed è esattamente questo. Recupero dell'anima ci permette di raccogliere i nostri frammenti dell'anima che abbiamo grazie ai traumi o alle sofferenze praticamente persi o comunque lasciati in determinati momenti, e questa cosa qua ci toglie l'energia personale. A me è piaciuta molto, sono stata anche molto fortunata perché ho potuto farla su di me, ho potuto fare questo processo di guarigione ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché il momento quando ho vissuto questo viaggio dove sono stata guidata e sono stata portata a vivere l'esperienza con i miei antenati, e dove ho riconosciuto questi dolori e sofferenze che ho vissuto, è stato proprio un scioglimento. È stato meraviglioso perché il stesso momento quando l'ho sperimentato, quando ho aperto gli occhi, mi sono trovata veramente rigenerata e sono stata molto bene. E in tutto questo processo, questo mi è permesso di andare a sperimentare anche le altre cose, perché ho ritrovato di nuovo l'energia, la forza, ma soprattutto mi sono sentita in autoguarigione, proprio quando il tuo corpo e la tua anima di nuovo diventano tutt'uno. Allora, io quello che vi voglio anche aggiungere un'altra cosa, che il recupero dell'anima lavora proprio su questi frammenti che sono dolorosi e li trasforma nel riconoscere che ogni cosa che succede nella nostra vita praticamente serve a qualcosa, serve alla nostra crescita spirituale, serve a migliorare il nostro percorso. E una volta capito che questa energia è come tutte le energie nella trasformazione il nostro punto di forza, allora da qui in poi smettiamo di avere e vivere questa sofferenza, ma la utilizziamo per migliorare noi stessi e gli altri. Io voglio farvi vedere anche un'altra cosa. Allora, Luisella Zanchettin e Carla Zappella, qua, avete visto? Allora, questo libro, Anime in viaggio, il volo dell'aquila, praticamente è uno degli libri che io ho letto sul sciamanesimo, cioè più che sul sciamanesimo, proprio sul recupero dell'anima. Essendo il recupero dell'anima una parte del sciamanesimo, qui è molto accentuato proprio questo percorso senza andare troppo nelle altre tecniche. È meraviglioso, se lo sapete già che leggo tantissimo, mi acquisto i libri perché mi servono anche per andare a rivedere le cose, rivedere gli pezzettini, e in questo libro ho trovato proprio il piacere che volevo condividere con voi. Anzi,
Come la Luisella e la Carla sono due persone spettacolari, sono stata fortunata di conoscerli e di condividere con loro alcune esperienze, parlare molto e proprio qui questo libro, vedete? Ok? È un spettacolo perché intendevo dire, il recupero dell'anima, cioè questo percorso del nostra anima, proprio in questo libro riuscite a prendere a pieno, in senso che sono due persone spettacolari completamente diverse, con due energie completamente diverse e questa cosa qua è estremamente nota in questo libro, ma proprio vi fa capire come la energia, la vibrazione, quando noi abbiamo bisogno di qualcuno, e non può essere sempre uguale a noi, perché persone uguali a noi non sono in sempre gli stessi momenti idonee, ok? Con questa tecnica, con il percorso della vita, questo passaggio spirituale ha permesso a queste due donne meravigliose con l'energia e con la forza, di trovarsi, di esprimere i loro punti significativi, le loro esperienze diverse ma praticamente uguali sulla stessa strada, ok? Che si esprimono energicamente e creare questa meraviglia. Guardatela qua. Se avete voglia di avere un libro che vi aiuta nel vostro percorso con le storie, con le parti poetiche e comunque per comprendere che la diversità nella vita ogni tanto ci dà e ci stimola e ci aiuta nella nostra crescita personale e per ogni cosa c'è un suo perché, ma soprattutto se proprio la tecnica e la modalità come funziona il recupero dell'anima potete trovare in questo libro. Un altro libro è proprio della Carla Zappella, Il mio viaggio, una vita tra terra e il cielo. Eccolo qua, stupendo, è un libro molto coraggioso che permette a tante persone a comprendere il valore della vita e come vita trasmuta, si trasforma e ci dà la forza. Io più di queste meravigliose parole che hanno già scritto loro non potrei aggiungere niente tranne che qualsiasi persona si sente persa, non riconosce più il proprio valore della vita o non ha più senso della vita, magari è in ricerca dei propri talenti, è in ricerca di recuperare la propria forza della terra, ma anche del cielo, sarebbe meraviglioso concedersi un viaggio attraverso il recupero dell'anima. Questo viaggio che la porta sul livello spirituale nel attingere dagli propri animali totem, dagli suoi antenati, da questa energia celeste. Spero che vi è piaciuto questo video, spero che riuscite a concedervi questa guarigione, e io lo chiamo guarigione perché l'anima riprende a 100% di splendere, e se no mi auguro che riuscite almeno a portarvi a casa questi due libri. Grazie per l'ascolto, grazie per il vostro tempo perché il vostro tempo è prezioso, e apritevi alla vita perché vita riuscirà a portarvi queste persone meravigliose in momento quando siete pronti ad accettarli. Ci sentiamo, ci vediamo lunedì, godetevi la vita. Un bacione!